Occhio di lince, ciao, per chi non mi conosce ancora mi chiamo Edu Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà una posizione molto utilizzata anche nel saluto sole, anche e soprattutto magari all'inizio delle lezioni. Cercherò di dare un'idea di come utilizzare questa posizione, l'Uttanasana, con delle diverse visioni, per cui certe persone utilizzano, certi insegnanti, anche i praticanti utilizzano le gambe flesse nell'Uttanasana oppure le gambe dritte nell'Uttanasana. Come mai magari io appoggio le mani alla sedia piuttosto al muro, piuttosto di lasciare le braccia cadere verso il basso? Cioè, devo capire esattamente quale di queste condizioni io devo cercare di fare una cosa piuttosto dell'altra, ok? Quindi prenderò esattamente diversi esempi e cercherò di darvi esattamente il mio punto di vista, ok? Allora, ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione. Poi dopo, se potete mettere i like e fare un commento, benissimo, anche perché poi tutte queste cose mi fa esattamente ad raggiungere a delle persone che magari potrebbero interessarsi su questo argomento. Ok? Bene, ora cominciamo. Ok, allora, al di là che l'Uttanasana si può fare con i piedi uniti, allargate bene le dita dei piedi, ci sono quelli che dicono no, mettete i talloni uniti, no, mettete i talloni separati, no, mettete l'alluce uniti. Allora, sono delle piccolezze. Cioè, uno magari dice no, guarda, è proprio lo yoga, vivi delle piccolezze, delle parti sottili del corpo. Ho capito, però se io dovessi proprio parlare in termini biomeccanico o in termini anche fisiologico, non direi di o i talloni uniti e ovviamente prendono delle parti, delle fibre diverse rispetto all'altro, soltanto che non siamo fatti da fibre muscolari, siamo fatti proprio di un tutt'uno, di una catena posteriore, per cui se io piego il tronco in avanti, io automaticamente allungo tutta la parte posteriore del corpo, ma non soltanto della parte magari più rigida, che sono gli ischi curali, ma tutta la catena posteriore, che va dalla parte, quindi sotto i piedi, all'intraciglio. Ok, questo non è una lezione di anatomia, per cui lasciamo un po' questa parte un po' in disparte. Allora, l'idea sarebbe, praticamente sono 2 o 3 idee, quindi gambe unite, piedi separati oppure gambe flesse. Allora, se io dovessi avere l'idea di rilassarmi la colonna e non ho tanta flessibilità, per forza io cerco di separare le gambe, fletto leggermente le gambe e lascio che il tronco scenda in basso e la testa intensamente in basso. Dita delle mani a coppa e vengo su in alto. Allora, se io fletto le gambe, tutta la mia catena posteriore è spezzata dalle ginocchia, per cui la mia intenzione è di rilassare la colonna, bene, però se la mia intenzione è di allungare, di stendere bene tutta la catena posteriore, devo stendere le ginocchia. Allora, tante persone, ma vedo tantissimi video eccetera, insegnanti che flettono il tronco ma con le gambe dritte, ma non sono dritte quando le ginocchia sono completamente spinte indietro,
e per essere completamente spinto indietro io devo attivare le cosce, io devo contrarre le cosce. Se io non riesco a contrarre le cosce vuol dire che le mie ginocchia non sono completamente diritte. Se il mio obiettivo, allora attenzione, se il mio obiettivo è di allungare tutta la catena posteriore, allora sì, stendo le ginocchia, apro bene la parte posteriore delle ginocchia e giù le mani. Vedrete che chi non ha tanta flessibilità sentirà parecchio magari sulla parte posteriore delle cosce, oppure non riuscirà neanche ad appoggiare le mani a terra. Allora, in questa visione di allungamento della parte posteriore, io prendo e appoggio le mani, posso appoggiare le mani al muro. Già per me magari, per me no, per un'altra persona appoggiare le mani al muro e sarà già un allungamento, perché 90 gradi tra le gambe e il tronco per qualcuno è già tanto, per cui va benissimo in termini di allungamento. Oppure appoggiare le mani alla sedia, oppure appoggiare le mani sul mattoncino. Ecco, questo esattamente sarà l'idea. L'altra idea è di le gambe chiuse o aperte. Ovviamente c'è una differenza perché i muscoli posteriori delle cosce magari prendono più all'interno che più all'esterno, la parte più rigida o meno rigida, ma questo veramente non va a modificare più di tanto. Certo che va a modificare, perché con le gambe unite vedrete che magari è più difficile piegarsi. Magari uno che ha una pancetta vedrà che non soltanto il problema della parte posteriore della catena posteriore del corpo, ma dovuto a una pressione dell'addome alle cosce. Quindi è meglio che allarghi le gambe. Allora, siccome ho parlato tanto, ho detto tante cose, una, l'altra, flesso le gambe, gambe unite, gambe separate, eccetera, ragazzi, cerchiamo di capire una cosa, ok? Tanti parlano, tanti si piegano in avanti in una maniera eccezionale perché sono già molto flessibili, altri no, no fai questo, no fai quell'altro. Allora, partiamo dal presupposto che ok, va bene essere allungato, però va bene anche essere molto di più, per cui non è che sto lì solo nell'allungamento, ok? Faccio un pochettino di mobilità al bacino, per cui faccio un'idea, solo il movimento dando un'idea del mio bacino. Ogni volta che vado con un movimento del bacino un po' più di anteroversione, porto il tronco con sé, quindi una mobilità, crea un movimento articolare magari prima dell'allungamento, oppure viceversa, mi allungo un po' ma poi devo fare un certo tipo di mobilità articolare. Questo esattamente sarebbe un esempio. Quando inizio a sentire che le gambe tirano ma non troppo, io torno indietro. Okay? Con tutta la mia attenzione alle articolazione coxofemorale. Okay? Questo potrebbe essere esattamente già un'idea, anche con i piedi uniti, no? E faccio anche una retroversione, anteroversione e retroversione, anteroversione e retroversione. Un'altra cosa che potrebbe esattamente aggiungere, io faccio esattamente un sfregamento della parte posteriore delle gambe con le mani, per cui sfrego anche la parte anteriore, anche la parte posteriore delle ginocchia, anche dall'altra parte.
Quindi do gli stimoli al mio sistema nervoso centrale attraverso la pelle e poi via. Posso fare rimanendo nella posizione per cui creo una flessibilità, posso creare anche una elasticità. Posso andare allora, esistono diverse maniere per creare una flessibilità, elasticità, mobilità, per cui non ci fermiamo solo sulla posizione immobile come quella. Un bravo yogi deve essere bravo in tutte le prospettive, non soltanto nella flessibilità, ma anche nella forza, ma anche nell'agilità, per cui completo, per cui muovetevi, non restate soltanto nella posizione, uscite, respirate, sto lì, magari 2, 3, 5 respiri, respiro solo con la parte posteriore, tengo le gambe o fletto le gambe, dipende dal mio obiettivo, sto qui, guardo in avanti, muovo del bacino, rimango giù in basso. Posso usare l'Uttanasana come tante altre posizioni, come se fosse anche un neuro warm-up, ok? Questa esattamente era una idea di quello che potete fare con l'Uttanasana, ok? Da adesso in poi farò anche delle lezioni con una posizione cercando di darvi l'idea, la mia idea che io ho su determinate posizioni e quello che potete fare magari nella vostra pratica utilizzando tante posizioni come vi spiego io, ok? Io vi lascerò 2 link qui sopra dove potrete andare a vedere altri video che possono essere complementari a questo qua, ok? Buona pratica e ci vediamo lungo la strada.